amici e amiche del segno del Capricorno, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora partiamo con la prima indicazione dell'albero. L'albero ci fa capire che un qualcosa è in via di sviluppo, una nuova fase di crescita, oppure l'opportunità di riprendere finalmente alcune cose che sono state messe da parte, sono state trascurate, anche una nuova energia come vitalità, forza da poter utilizzare nelle varie cose. Possono esserci anche nuovi sviluppi di vecchie situazioni, soprattutto riguardo le relazioni, le questioni sentimentali e anche quelle strettamente personali e interiori spirituali ed emotive. Troviamo la luna, a proposito di situazioni interiori, spirituali ed emotive, cioè la luna è molto legata alla nostra emotività, soprattutto quelle zone oscure d'ombra che coltiviamo, abbiamo dentro di noi. Dentro di noi c'è di tutto e quindi questa può riguardare sia finalmente l'opportunità di realizzare un sogno, un qualcosa che si può realizzare immediatamente, oppure mettersi in moto per realizzare un qualcosa nel prossimo futuro. Occhio che l'altra faccia della luna ci può portare anche ambiguità, ci può portare delle situazioni un po' sospette o avere a che fare con delle persone che cambiano repentinamente idea oppure sbalzi di umore, eccetera. Quindi delle questioni che in qualche modo, secondo me, devono essere attenzionate e verificate. Con l'orso, ecco, questa può essere un'energia che magari è utile come forza, come coraggio, come volontà e senso di protezione e resistenza verso le cose che stiamo portando avanti, oppure in qualche modo ci incoraggia a resistere a delle situazioni che possono essere abbastanza impegnative, soprattutto nel lavoro e nelle questioni pratiche. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci. E abbiamo un pochetto anche quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single principalmente, e però alcune cose possono fare riferimento anche ai rapporti più importanti per voi in questo momento di amicizia e famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare queste indicazioni e di farle vostre in base a quello che vivete. Il fiordaliso ci parla di rapporto costruttivo come la dicitura proprio sulla carta, però ovviamente ci parla di qualcosa di più, effettivamente di felicità, di un qualcosa dove c'è un ottimo scambio, dove l'amore è comunque ricambiato o comunque nelle situazioni più complesse può esserci finalmente il ritrovarsi, un chiarimento. In senso generico può anche parlare di progettualità, di richieste e proposte specifiche che in qualche modo possono aumentare, migliorare, definire diciamo ulteriormente alcuni aspetti della vita sentimentale, magari di non esagerare, ecco, se avete dei propositi, dei progetti che
si possono realizzare nell'immediato e che sono abbastanza semplici, quelli hanno bisogno di attenzione e possono essere totalmente realizzati. Aspettative un po' troppo grandi, un po' troppo difficile, può essere frustrante perché magari non si possono realizzare immediatamente, quindi avete bisogno di mettere in moto certi meccanismi e non è il momento giusto. Quindi, cioè, se state valutando di fare un super mega viaggio, non è il caso di programmarlo adesso, almeno non è il momento giusto. Invece, se volete comunque distrarvi, potete fare un qualcosa di una gita, un qualcosa di più semplice e quella si può assolutamente realizzare, perché si vede che per i grandi progetti, le grandi cose, in realtà non è il momento giusto, magari di aspettare un attimino dove si possono trovare delle energie più favorevoli. Questo vale anche nei rapporti più importanti per voi, come già detto, di amicizia e famiglia. Per i single, quei desideri o quelle aspettative possono avere a che fare magari con o una persona che state frequentando oppure una persona che comunque gravita e bazzica intorno a voi, magari c'è un interesse, c'è un coinvolgimento e una forte connessione, però con il rododendro farei un po' di attenzione perché spesso questa carta indica una chiusura, indica freddezza oppure magari al momento alcune pretese o aspettative potrebbero essere un po' troppo elevate. Magari se c'è un vero interesse di procedere pian pianino perché forse ci sono alcune situazioni causa forza maggiore che devono essere prima risolte, oppure proprio ci si deve dare l'opportunità di procedere pian pianino, anche a causa purtroppo di situazioni pregresse che in qualche modo possono avervi coinvolto o coinvolto l'altra persona. Adesso andiamo a vedere quelle situazioni più pratiche legate al lavoro, alle finanze, al lato più materiale della nostra vita e settimana. In questo caso abbiamo la falsità. Non spaventati effettivamente, perché voi sapete benissimo che io sono abbastanza sincera e onesta. Si tratta comunque di una lettura generica. Quando esce una carta negativa non posso modificare il suo significato, in qualche modo entra ad aiutarci, a farci capire che magari una situazione è un po' troppo complessa, incerta e misteriosa da poter essere gestita adesso. Forse abbiamo bisogno di aspettare oppure di sistemare prima alcune cose e poi addentrarci e procedere in quelle che sono un po' più complesse. Oppure semplicemente ci parla che nei vari impegni, nelle varie cose, purtroppo potremmo avere degli ostacoli, degli impedimenti, delle difficoltà e nella peggiore delle ipotesi un momento di regressione nel nostro lavoro e nelle nostre faccende. Se invece sapete già di avere a che fare con delle persone un po' difficili, un po' ostiche, critiche, pesanti o che non vi permettono proprio di lavorare con tranquillità e con serenità, e allora probabilmente già lo sapete, oppure potrebbe essere una nuova situazione dove una persona nello specifico deve essere proprio attenzionata nelle sue intenzioni, nei suoi atteggiamenti. Forse alcune cose potreste a livello intuitivo già capire e quindi passare subito a una fase di valutare, di passare subito a una fase di attacco, oppure diciamo aspettare il momento giusto, quindi osservare o almeno anche di incominciare a proteggersi. Magari vi può aiutare anche una persona, oppure con questa carta spesso può riferirsi a una valutazione razionale, obiettiva, di rinnovare degli schemi oppure magari ecco l'intelligenza e l'esperienza effettivamente può aiutarvi in qualsiasi circostanza. Magari io direi di fare attenzione soprattutto a chi è alla ricerca di lavoro, di
valutare alcune proposte che magari potrebbero essere troppo allettanti oppure arrivano direttamente quelle che non vi interessano, allora potete subito scartarle e procedere oltre. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!